Naviganti del lobby, bentornati sul canale. Allora, come vedete sia dal titolo che dalla scatolozza qui accanto a me, Asmodee Italia, che ringrazio tantissimo ancora una volta, mi ha mandato niente po' di meno che la seconda edizione di Zombicide. Gliel'ho richiesta perché Come On mi è sempre piaciuta in alternativa a HeroQuest di Hasbro e a tutta la Games Workshop, perché credo che stia facendo bene ormai da molti anni. E se vi ricordate, e se volete tornare indietro nel vlog lo trovate sicuramente, ho fatto già una recensione di il Trono di Spade e quindi anche di Massive Darkness, che tra le altre è fatto proprio dai signori, in parte diciamo, del team di Zombicide, infatti è molto simile. Allora, perché parliamo di Zombicide? Ci sono un po' di sincronie che si stanno unendo, no? Perché è iniziata questa bellissima collaborazione con Asmodee Italia e sono veramente felice perché sono un grande distributore e hanno veramente in mano tra i giochi in scatola migliori d'Italia. E poi, fatalità, Zombicide ha tutta una serie di scatole personalizzate, se vi ricordate, della vecchia edizione degli Army Painter, e anche Army Painter è uno sponsor del canale, quindi mi sembrava veramente quasi una joint venture tra il canale e i due, quindi due sponsor. Quindi ragazzi, vediamo subito questa scatola, sarà una sorta di unboxing recensione perché molti di voi già la conosceranno, però secondo me questo gioco potrebbe anche diventare un format con l'abbonamento del canale, ve lo racconterò con calma, dopo la sigla. Ragazzi, una scatola che certamente merita la nostra attenzione perché ormai siamo veramente diventati dei naviganti di tutti gli hobby, non solo di quello della Games Workshop, e quindi direi, specialmente dopo HeroQuest, che è il caso di andare a sondare il terreno anche quando ci sono dei giochi che meritano davvero. Allora, Zombicide è un gioco veramente estemporaneo che si può giocare in 4-5 giocatori, quindi da 1 a 6, scusatemi, da 1 a 6 giocatori, e è considerato dai 14 anni in su addirittura, quindi deve essere comunque un gioco che ha delle connotazioni horror, insomma, che non vengono praticamente consigliate ai bambini più piccoli, ma chiaramente si parla di zombie, quindi insomma siamo un po' così. Vi leggo un attimino che cosa dice, diciamo, la premessa di questo gioco. Gli zombie sono comparsi dal nulla e hanno distrutto il mondo che conoscevamo. Alcuni coraggiosi individui comuni hanno unito le forze e hanno impugnato le armi contro l'orda degli infetti. Questi sopravvissuti si aggirano per la città in cerca di provviste, di vendetta e di divertimento a spese degli zombie. I sopravvissuti siete voi, il passato non esiste più, il vostro destino è nelle vostre mani e il tempo delle sfide, dei pericoli, della libertà e dell'amicizia è il tempo di Zombicide. Quindi vediamo un pochino come funziona. In questo praticamente gioco, che appunto è arrivato alla seconda edizione e ha fatto delle migliorie che mancavano davvero nella prima, e quindi diciamo che questo è veramente il Zombicide definitivo. Giocate assieme ai vostri amici formando una squadra di sopravvissuti a un'invasione di zombie in un mondo ispirato a un film horror ed azione, quindi una sorta di World War Z piuttosto che i vari telefilm che ormai imperversano in TV sugli zombie, ma a fine ormai dagli anni 70, insomma gli zombie sono un classico. E sono controllati per l'appunto dal gioco stesso, quindi gli zombie, usando alcune semplici regole e un mazzo di carte. Trovate le carte, uccidete gli zombie e accumulate adrenalina con i vostri sopravvissuti per sviluppare tutto il loro potenziale. Più zombie uccidete, più ne arriveranno. Quindi c'è una sorta di intelligenza artificiale, chiamiamola così, che in realtà è un meccanismo che fa in modo che gli zombie si producano da soli e si muovono da soli con delle semplici regole, tipo andare sempre verso a quello che è più vicino a te, eccetera eccetera. Quindi in realtà in questo modo semplice, intanto io inizio ad aprire la scatola, voi avete praticamente il gioco che si autogestisce per quanto riguarda il cattivo e non c'è bisogno di un master che vada a fare appunto il cattivo, quindi è tutto divertimento di squadra per cavarsela contro il caso che produce sostanzialmente a ogni turno masse di zombie che cercano di mangiarvi. In poche parole è quello il discorso. Allora, ho aperto la scatola, adesso all'interno della scatola, come potete vedere, è talmente grande e talmente spessa
che non ci sta nemmeno nell'inquadratura 0,5, quindi veramente grossa, e vedete che ci sono veramente una serie di miniature infinite, perché mi sembra che si parli di 88 miniature, 107 mini carte, poi ci sono 12 sopravvissuti, 40 deambulanti, 16 bruti, 16 corridori, scusatemi, 4 abomini, poi ci sono anche le basi colorate, perché adesso vedremo, le planche di sopravvissuti che servono a utilizzare proprio come una scheda personaggio, 12 schede di identità dei sopravvissuti per l'appunto, e poi nelle mini carte, che queste sono divise, ci sono anche i dadi, i segnapunti, i segnalini e il regolamento, ovviamente, che senza il quale non possiamo iniziare a giocare. Quindi vado ad aprire la scatola e vediamo un pochino che cosa salta fuori. E appena aperta la scatola vediamo che c'è un libretto delle missioni, regole e missioni, riassunto di gioco, quindi sapete che sul retro avete le fasi dei giocatori e le fasi degli zombie, che come vedete sono automatizzate, e poi c'è la fase finale con l'ordine di priorità dei bersagli sotto. Questo ovviamente lo imparerete ad usare mano a mano. Faccio un po' di largo per, diciamo, il regolamento, così ve lo sfoglio un secondo. Quindi quando voi aprite il regolamento trovate questo contenuto, quindi vi spiega tutto il contenuto praticamente della seconda edizione. Vi ricordo che Camon fa dei giochi di grandissima qualità e le miniature, che non sono miniature da modellismo, è importante ricordarlo, non vanno montate, sono già montate un po' come HeroQuest, e appunto come HeroQuest, anche se non hanno mai raggiunto quel livello di classicità, diciamo, perché HeroQuest batte sempre tutti, ma diciamo che Camon è l'unica che riesce a fare cose a livello e quindi riesce a creare dei giochi che possono veramente risultare divertenti. Vedete che poi vi fanno vedere le planche, vi spiegano per l'appunto cos'è la seconda edizione. Molti giocatori hanno dato la caccia agli zombie per anni e conoscono a memoria le regole della sopravvivenza. Quella più importante è capire quando arriva il momento di evolversi. I giocatori veterani troveranno in questa sezione l'elenco delle pagine da controllare per capire cosa è cambiato. Quindi qui avete subito a pagina 5, giocatori veterani, mi rivolgo a voi, che vi spiegano che come passare praticamente dall'1 al 2. Poi si parte con la preparazione, vi spiega come preparare il tabellone, vi danno una panoramica del gioco, le regole base, e poi comincia a spiegarvi ovviamente le regole di vista, come ingaggiare, le munizioni che potete avere, come funzionano le carte, come si leggono le carte. Vedete che la grafica è molto cartunistica, se non fumettistica, ed è veramente molto moderna, fatta veramente bene. Questo è il gioco più classico che Camon ha tirato fuori praticamente, e su questo ha costruito un pochino tutta la sua fama, nonché altri giochi di successo come Massive Darkness, che tra le altre ha finito ora il terzo Kickstarter, quindi è la terza edizione. E Massive Darkness, che tra le altre merita ogni tanto essere ripreso in mano anche per le miniature, che sono meravigliose per giocare soprattutto anche a HeroQuest. Quindi ci sono, diciamo, delle cose utili per voi che amate collezionare, diciamo, un po' tutto, o quantomeno per me che amo collezionare un po' tutto, perché sapete che tanto io mi rivolgo a voi con tutta la passione che posso, e ovviamente vi faccio vedere quello che piace anche a me, quindi quello che trovate nel mio studio è quello che mi piace a me collezionare. Qui ci sono le fasi dei giocatori. Andando avanti, questo giocatore è il mio preferito perché ricorda moltissimo e questo la Camon lo fa spesso, fa delle caricature spesso di personaggi già esistenti, famosi di film o di videogame. Sembra praticamente il Ghost Recon di Ubisoft, più o meno, diciamo, e quindi mi piace moltissimo perché alla fine lo dipingerò più o meno uguale. E poi, quindi il vero originale sarebbe tutto rosso col cappellino blu, ve lo ricordate? E poi ce ne sono diversi, quindi anche qui ci sono molte caricature, alcune che tra le altre io non riconosco perché bisogna andare a essere, diciamo, appassionati del tipo di genere, e chiaramente è un genere diverso dal fantasy, diverso anche dal fantascientifico. Tra le altre vi ricordo che Zombicide ha diverse versioni, quindi se andate sul sito di Asmodee, e poi tra le altre, oltre a ordinare da loro, potete ordinare come sempre da Ars Manufactoria. Voi sapete che ci sono vari tipi di Zombicide ambientati nel western, nel medioevo, ambientato appunto nel moderno. Ci sono tutte le espansioni, quindi finita la scatola base potete comprare tutte le espansioni con personaggi, carte, mostri
si espande, insomma è diventato veramente un mondo rispetto a quando ho iniziato. E qui nel frattempo, mentre vi chiacchiero, vi faccio sfogliare un pochino il tutto. Ci sono anche delle automobili. Molto bella secondo me è questa idea che mi sta un po' venendo per la mente di una volta finito e iniziato il tavolo di HeroQuest con HeroQuest Café, fare un altro format dove potremo giocare appunto in un tavolo 3D di Zombicide con le macchine ribaltate, le fiamme, tutti quanti, insomma può essere veramente divertente. Pensate dipingere un cassonetto, potrebbe essere molto utile anche perché potrei finalmente farvi dei tutorial sull'asfalto, sulla ruggine, sulle diciamo vernici delle macchine e quindi gli smalti. Insomma si apre un mondo che secondo me mi sta un po' convincendo, potrebbe essere un altro format da proporvi sul canale. Se vi piace scrivetemelo nei commenti, ci lavoro sopra, promesso, e poi vediamo cosa fare. Allora, nel frattempo, come vedete, si va avanti con le missioni che sostanzialmente vi dicono come schierare il vostro tavolo e dopodiché avete la missione descrittiva. Le missioni sono un bel po', dalle altre vedete che poi sono veramente tante. E da qui diciamo che avete un gioco che dura più o meno un'ora, ok? Un'ora. Chiaramente se siete a giocare in 6 durerà un po' di più perché ci vuole il turno un po' di tutti, ma bene o male quello è. Poi a questo punto vedete che tra le altre vi danno anche delle abilità. Le abilità, le regole speciali le mettono dopo perché diciamo sono una sorta di upgrade che potete applicare oppure no, ma servono anche dopo le partite perché queste abilità rimarranno ai personaggi che continueranno a crescere di esperienza e quindi saranno sempre più forti man mano che la storia narrativa andrà avanti di puntata in puntata, proprio come fossero episodi. E anche questa è una cosa che secondo me in un format è molto molto bella perché si può andare avanti di episodio in episodio. Fatto questo vi faccio vedere il resto della scatola, ok? Quindi questo era il libretto. Quando aprite la scatola sotto avete classico di Camon, un diciamo contenitore che vi fa praticamente mantenere le miniature, ma le miniature le metto un attimo da parte e vi faccio vedere un attimo il resto. Vado veloce, non vi preoccupate, non vi annoierò tantissimo e comunque magari metterò nel video i vari capitoli così potete skippare se non vi annoiate insomma di questa parte. Qui ovviamente è boxing, quindi andiamo a mettere a posto il box. Notate che c'è veramente una bella cura. Guardate che belle che sono le grafiche dei praticamente tasselli che andiamo adesso ad aprire. Ve li faccio vedere un pochino perché questi meritano davvero, perché le grafiche del plancia di gioco sono veramente carine e fatte in questo modo, in questi quadrati, diventano veramente intercambiabili in molte combinazioni e quindi diventa anche poco noioso diciamo il fatto che il tabellone non è mai lo stesso. Questo diciamo che per esempio lo possiamo dire tranquillamente Camon lo ha fatto per generare un upgrade dei famosi dungeon crawler, tra cui HeroQuest, per cui secondo me appunto ha fatto benissimo a inventarsi questa cosa. Sono double face, quindi da una parte e dall'altra avete le strade con le case che sono ovviamente spaccate dall'alto viste a pareti, un po' come il tabellone di HeroQuest per capirci, o come, restando in tema, Massive Darkness per esempio, con delle zone in luce e delle zone in ombra, esattamente come Massive Darkness, che questa tipo di caratteristica che era nata qui all'inizio l'hanno poi potenziata in Massive Darkness, per cui ci sono proprio dei modi per sfruttare la luce, dei modi per sfruttare il buio, e da qui insomma ci sono veramente tante di queste tiles da unire insieme per formare il tabellone da gioco. In fondo a questo tabellone ci sono ovviamente i tiles che servono praticamente a integrazione, e avete per esempio l'automobile, avete per esempio l'exit che ovviamente serve a cavarsela praticamente nella partita. Vedete che dall'altra parte è uguale, quindi avete praticamente le macchine della polizia. E qui c'è per esempio tutta una serie di tasselli che servono sicuramente a considerare gli stati delle situazioni, delle persone, degli zombie, dei nemici, dei personaggi giocanti, e quindi praticamente questo è diciamo il contenuto. Cartoncino veramente spesso, gioco fatto veramente bene, se stiamo parlando di una qualità veramente fatta bene. E qui
parlando proprio di qualità, mi viene da dire, tra le altre, guardate, qui avete un free content che se andate a cliccare avete praticamente i contenuti scaricabili su Asmodee Italia, già in italiano tradotti da Asmodee, che fa sempre un ottimo lavoro nella locazione, e ovviamente vi permette di giocare delle avventure, diciamo, in più gratuitamente. Qui ci sono, vedete, delle prime praticamente carte che sono quelle dei personaggi, carte che andranno messe al centro di una plancia come questa. Adesso non le apro, ma insomma sapete che va messa all'interno praticamente della plancia in centro. Qui avrete le mini card con l'equipaggiamento e qui avete vari praticamente punti ferita che verranno praticamente, probabilmente anche l'adrenalina in questo caso, che viene calcolata in questo modo qua salendo man mano nel gioco. E poi vedete ci sono tutti dei puntini che serviranno sicuramente per altri stati, diciamo, del personaggi. Le carte sono veramente tante, sono mini, quindi qui ci vorrà tutta una serie di eventualmente copricarte per non rovinarle mini, quindi vi consiglio di andare a cercare sul sito di Ars Manufactoria a questo punto. E poi da qui trovate ovviamente i tassellini da utilizzare in questi fori di cui vi parlavo poco fa, che sono ovviamente colorati in base al personaggio e in base anche alle caratteristiche che state utilizzando. Sotto qui avete praticamente le sottobasi dei personaggi, quindi vanno sotto i personaggi in modo tale che riconoscete più facilmente il personaggio. Non sono obbligatori da utilizzare, ma sono molto comodi. E poi abbiamo praticamente le miniature che sono, guardate qui, la prima parte, spesso fanno così loro nel box, la prima parte, guardate le miniature come sono fatte. Come vi mostravo l'altra volta, vedete che il dettaglio è altissimo e qui stiamo parlando veramente di qualcosa che Camon ha veramente insegnato ai suoi concorrenti, perché con una miniatura semplice, guardate cosa ha tirato fuori. Guardate gli zombie come sono, ok? Rispetto, per esempio, mi viene da dire ovviamente agli zombie di HeroQuest, gli ultimi fatti, insomma, che sono un po' così. Guardate i personaggi principali, il dettaglio che hanno, qui è proprio divertente dipingerli, tale altre appunto è un'esperienza nuova perché dipingete qualcosa di moderno. Ecco qua per esempio il mio preferito di cui vi raccontavo prima, che è quello che sembra di Ghost Recon del videogame, e vedete proprio che va a richiamare un pochino quel genere lì, no? E ovviamente voi potete scegliere il vostro personaggio e andare, guardate qui si è staccato un attimino, vediamo che cos'è, visto che ci siamo, è uno zombie molto arrabbiato in questo caso. Guardate che definizione che hanno queste miniature, che sono di plastica, molto più rigide di quelle per esempio di HeroQuest, quindi non gommate, diciamo, e questo fa veramente è un vantaggio secondo me, perché si dipingono meglio. Guardate anche questa com'è, guardate com'è dettagliata, perché con la luce in questo modo magari non è perfetta, però siccome si riflette si vedono bene i segni, diciamo i dettagli, e ce ne sono 4 di questi zombie grossi che sono veramente belli, guardate. Queste sono miniature che poi ovviamente vi potete giocare anche in altri casi. Chiaro che questa è la versione moderna, è un po' più complessa da utilizzare per esempio in HeroQuest, ma se usate Massive Darkness, se usate Trudvang o se usate Zombicide, che tra le altre è compatibile con Massive Darkness, si possono trovare le carte su Asmodee che vi permettono di giocare ad entrambi i giochi con i personaggi, con i mostri, uno dell'altro gioco. Quelli li potete veramente integrare facilmente. Da qui stacco via questa parte qui, vediamo di non fare danni, ecco qua, metto giù e vedete che qui c'è tutta un'altra parte di miniature, vediamone qualcuna insieme, ma vedete che è un gioco insomma che adesso non supera quasi le 100 euro, ma è veramente pieno di miniature. Guardate queste miniature come sono dettagliate, guardate per esempio qua i zombie ciccioni, questi qua sono veramente interessanti anche da dipingere. Mettiamo uno così, esatto, ve lo faccio vedere da qui, vedete come sono dettagliati, tra l'altro veramente solidi, cioè proprio anche un po' pesanti. Guardate, questi col cartello sono eccezionali, vediamo un po' se riesco a farveli vedere con una macro, vediamo un po' se mi parte. Non parte la macro, in questo momento non ha voglia, forse per la luce.
Vedete che hanno i cartelli come se fossero quelli dei pubblicitari americani oppure quelli che parlano appunto della fine del mondo. E guardate quante versioni ci sono diverse di nemici e zombie. Ce ne sono veramente, veramente tante, guardate, di tutti i tipi. Bene ragazzi, allora io vi lascerei a questo punto a un recap di Goblin. La cosa interessante, secondo me, fatemelo sapere nei commenti, è sviluppare le regole del gioco e capire tutte le puntate facendo proprio una serie di episodi per il format del canale, che proprio chiameremo con una playlist di Zombicide. Secondo me è veramente un'idea interessante. Provate a dirmi cosa ne pensate e poi vediamo un attimino di ragionarci sopra insieme, ok? Alla prossima! Ragazzi, allora, Zombicide secondo me è uno di quei giochi che apri, giochi e spacchi tutto a una cena meravigliosa con gli amichetti a casa, quindi è proprio divertente. Ma al di là di questo, io direi che veramente, come diceva Francesco all'inizio della puntata, si potrebbe fare un format, magari potremmo stamparlo in 3D, come abbiamo fatto col tavolo di HeroQuest, che adesso tra poco concluderemo. Infatti nella prossima puntata andremo avanti con la colorazione del tavolo. E quindi potremmo stampare in 3D tutti i palazzi e poi giocare insieme a Zombicide, magari con delle live insieme a voi e poi con altri ospiti in studio. Che ne pensate? Sarebbe divertentissimo secondo me. E quindi intanto ringraziamo ancora Ilaria e Asmodee Italia per questa bellissima scatola e pian pianino faremo anche dei bei tutorial per insegnarvi a dipingere tutti gli zombie devastanti e terribili che ci sono della Camon e di Zombicide. A presto!